for survival. The fight 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 for survival. Jungle and vow you'll never give in. The fight for survival. You win, or you will die. The strong to the future and fight for survival and fight for survival. The fight for survival. The fight for survival. The fight for survival. The fight for survival. Cosa rappresenta come tempo la storia dell'umanità nell'arco più ampio della storia della nostra terra. Possiamo dire che il nostro passato è un niente nell'abisso dei tempi. I geologi valutano in 1 miliardo di anni la durata dell'epoca primaria, quando si sono organizzate le prime forme di vita inferiore, le cellule, gli infusori, eccetera. In 150 milioni di anni il tempo dell'epoca secondaria, cioè quello delle grandi foreste e dei sauri giganti, i rettili, eccetera. In 40 o 50 milioni di anni l'epoca terziaria, con il regno dei grandi mammiferi, i mastodonti. E in appena 600.000, dicono alcuni, 1.300.000 anni, dicono gli altri, la storia dell'umanità, la storia dell'uomo, dell'ominide, del nostro progenitore, di quell'essere che ha una parvenza umana. Sono occorsi 500.000 anni per vivere le diverse tappe del Paleolitico inferiore. Si chiama Paleolitico quel periodo in cui questo essere comincia a usare la pietra come arma per difendersi, come arma per cacciare, come arma per aggredire. L'uomo più antico che si conosca è il sinantropo o l'uomo di Pechino, cioè uno scheletro che è stato trovato a Pechino e che appunto ha circa 500.000 anni fa. Ma solo 120.000 anni fa appare sulla Terra l'uomo di Neanderthal. La sua posizione verticale è ancora imperfetta, ha una mascella pesante, uno scarso sviluppo cervicale, ma ha già un sentimento religioso. Infatti egli già pratica la sepoltura. L'Homo sapiens, cioè il nostro più diretto progenitore, appare sulla Terra 45 o 25.000 anni fa, cioè proprio ieri mattina si può dire. E con lui appare un'altra grande rivelazione, l'arte, la manifestazione dell'arte. Quest'uomo si manifesta affrescando
le pareti, disegnando e dando a questa sua manifestazione, che è di riproduzione di quello che lo circonda, già un senso che è suo, un senso che è misterioso, che forse è anche magico. Questi uominidi, questi primissimi uomini, dai più antichi a questi più recenti, hanno avuto una sola grande arma, che è stata la loro intelligenza, e hanno saputo così sopravvivere a delle profonde mutazioni di clima, perché hanno visto il loro ambiente naturale, che era formato di rigogliose foreste, diventare steppa, tundra, banchisa, e poi dal nord e dal sud sono avanzati i ghiacci e questi uomini hanno saputo sopravvivere a 4 periodi glaciali. L'Homo sapiens primitivo ha affrontato anche lui l'immenso dramma di una glaciazione. Il paesaggio intorno a lui si trasforma. Le rigogliose foreste diventano steppa, tundra e poi banchisa. Varie specie vegetali e animali si estinguono, altre nuove sopravvengono, ma l'uomo, timido e indifeso, di fronte ad una natura che gli appare benevola o misteriosamente capricciosa e furente, riesce a sopravvivere e ad affrontare ben 4 periodi glaciali. Il continuo, drammatico contrasto con le forze naturali sviluppa in lui grandi capacità di adattamento. I misteri che lo circondano, la natura ostile, spingono gli uomini e le loro sparute famiglie ad unirsi e a cercare insieme quei ripari naturali nei quali possono trovare rifugio. La caverna diventa il suo asilo. Queste nuove condizioni di vita spingono l'uomo, che fino allora si è nutrito soprattutto pascolando, a dare la caccia ad altri animali che, come lui, sono sopravvissuti alla glaciazione. Egli si è ormai impadronito del fuoco e lo mantiene sempre vivo nell'interno del suo rifugio. Questa vitale conquista gli appare come un fatto quasi miracoloso. È il primo passo compiuto fronteggiando le forze naturali. In seguito scopre che la carne arrosolata sul fuoco è più tenera e gustosa. Il cuore e il fegato dell'animale ucciso sono le parti più ambite, forse perché si crede che contengano la misteriosa energia vitale. Che va?
Nella grotta tiepida, l'uomo ormai convive con gli animali più mansueti che vi si sono rifugiati e, pieno di curiosità, comincia a curarli. Così, in un vasto spazio di tempo, si sviluppa la pastorizia. I teschi dei morti vengono conservati e onorati. La creta e le terre colorate con le quali si ricopre il corpo hanno solo una funzione decorativa e niente affatto protettiva. Le armi di pietra o di osso, che rozzamente riesce a fabbricarsi, servono appena per fare a pezzi o tagliare o raschiare la pelle degli animali che cattura, e male gli servirebbero per atterrare anche il più piccolo di questi. Egli deve affrontarli con l'unica vera e potente arma di cui madre natura lo ha fornito: l'intelligenza. L'uomo si camuffa come l'animale, più forte di lui, che egli vuole catturare. Ne imita le movenze e le urla. Questo trucco può ingannare l'animale e condurlo alle trappole che l'uomo ha inventato. Man mano, questi sistemi di camuffamento, nati dall'osservazione, diventano rituali. L'uomo finisce col dare tanto valore a questi gesti che acquistano per lui valore di incantesimi. La magia è appunto la forza nella quale spera per ridurre il margine del rischio. Il senso di dipendenza dalle potenze esterne della natura, che gli appaiono misteriose, il sentimento di timoroso stupore per tutto quanto lo circonda e quello della sua pochezza, sono certamente le radici della sua religiosità. L'uomo, grazie alla sua intelligenza, ha raggiunto una certa sicurezza. E le tempeste, i fenomeni naturali, che pure non lo lasciano indifferente, quando si trova nel suo rifugio, non lo terrorizzano più. Questi ambienti tiepidi e relativamente sicuri spingono l'uomo ad una più profonda riflessione sui misteri che lo circondano e a dar forma alle sue osservazioni, ma anche ai suoi desideri e ai suoi sogni. Egli comincia così a manifestarsi come artista.
Alla fine dell'ultimo periodo glaciale, circa 10 o 12.000 anni fa, i ghiacci, ritirandosi verso i poli, lasciano spazio alle terre, che ritornano ad essere un ambiente accogliente e spesso prodigo. La società umana, grazie a queste migliorate condizioni climatiche, si infittisce. L'uomo torna a nutrirsi di tuberi, rizomi, radici, frutti, bacche e grani che la natura gli offre. In questo momento l'uomo abbandona le caverne e impara a fabbricarsi dei nuovi ripari, le prime rudimentali capanne. Finora l'esistenza dell'uomo non è stata molto dissimile da quella di un animale migratorio, spinto qua e là dai cataclismi naturali, dagli eventi climatici, dalla paura e dalla ricerca del cibo. Cominciano ad apparire qua e là delle piccole colonie che hanno ormai l'aspetto di villaggetti. In questo periodo l'uomo sviluppa certe tecniche, trae fibre resistenti dai vegetali. Comincia ad usare una pietra piatta, leggermente insellata, per macinare. Impara l'arte di intrecciare le corde. Trova il modo di far crescere piante che gli servono per la sua alimentazione. Si accorge che i chicchi di grano caduti casualmente tra i rifiuti maturano e crescono meglio degli altri. Nascono così le prime intuizioni sull'agricoltura. Gli animali più miti che egli tiene presso di sé, le loro carni, il latte, sono per quest'uomo delle garanzie per i momenti peggiori. Quest'uomo scopre che modellando la creta e cuocendola col fumo caldo dei suoi forni ne può ricavare recipienti solidi, capaci di trattenere persino l'acqua. Appaiono i cibi fermentati, il pane e la birra.
Però l'uomo osserva sempre con sgomento il mistero di quando, lasciata un'amalgama di orzo, sistemata in un recipiente, questa cambia aspetto, si gonfia, sembra diventare una cosa viva, come una bestia. L'uomo sa ormai che la fertilità che gli garantisce la sopravvivenza è indispensabile a rendere meno precaria la sua vita. Il mistero del seme che germoglia, del procreare, fa sì che nell'Europa neolitica si rafforzi il culto di una dea madre, che essendo donna è feconda. Questa dea, che ha per simbolo la luna, è considerata immortale, immutevole, onnipotente. Il governo della famiglia e quello della tribù è nelle mani della donna, che sola può essere feconda e madre. La società umana è matriarcale. La ninfa, la regina della tribù, è accompagnata da una fanciulla e da una vegliarda, e ciò simboleggia che essa è come la terra che appunto nell'anno vegetativo produce prima solo foglie e poccioli, poi fiori e frutta, e infine si isterilisce per poi tornare feconda. L'essere umano perfeziona gli strumenti di cui ha bisogno per fronteggiare le necessità che individua e escogita come torcere, amalgamare, unire assieme le fibre vegetali così da renderle più lunghe, solide e flessibili. Impara a intrecciarle con logica e riesce così a farne dei rozzi tessuti che servono soprattutto a imbellirsi e anche a proteggersi. Diventa un abile costruttore di trappole a rete, a laccio, a palizzata. La cattura di un animale selvatico che sa di non poter addomesticare lo esalta e lo incoraggia ad osare. La caccia è considerata nel suo mondo magico, dominato da forze misteriose, un fatto rituale, esaltante.
il concetto di paternità non è introdotto nel pensiero di allora. Non si sa ancora che la fertilità dipende anche dal maschio. La fecondazione della donna viene attribuita ai temporali, ai venti, alla luna, alla corrente dei fiumi. In una notte di plenilunio, la ninfa offre il suo corpo alla pura acqua di una cascata, perché avvenga la fecondazione. Col passare dei secoli, i villaggi si ingrandiscono. Sorgono delle comunità presso le rive dei fiumi e dei laghi, ottime fonti di nutrimento. Il ruolo preminente della tribù è ancora tenuto dalla donna. I maschi, che non possono infrangere le leggi matriarcali, cacciano, pescano, custodiscono greggi e armenti e difendono la tribù dagli invasori. Per meglio ripararsi dalle acque che facilmente salgono di livello e dagli animali feroci, le capanne di questi villaggi sono tenute alte sul terreno per mezzo di palafitte. I momenti essenziali della vita, la nascita, la pubertà, la morte, assumono per l'uomo un significato spiccatamente religioso, come i momenti essenziali della vita della terra, primavera e inverno, seminagione e raccolta. Tutte le cerimonie più importanti, come l'aratura, vengono celebrate in corrispondenza di determinate fasi della luna, che è il simbolo celeste della Dea Madre.
La posizione del maschio cambia in questa società quando la relazione fra uomo e donna e gravidanza viene stabilita e, per così dire, ufficialmente riconosciuta. Allora la regina della tribù, o ninfa, si sceglie un compagno, un amante, il re, che la renderà feconda. Egli sarà così propizio anche ai campi e alle greggi, che devono essere fertili. Questo avviene nel giorno del solstizio d'inverno, quando i giorni cominciano ad allungarsi e la natura a ridestarsi. Il principe consorte può esercitare il potere solo quando parla in nome della regina. Ne indossa le magiche vesti e si applica dei seni finti. Ed è lui che dà l'ordine di iniziare la cerimonia della semina.
Quando, nell'arco dell'anno, la forza del sole con il quale è identificato comincia a declinare, il re, che è uno dei simboli della fertilità, viene sacrificato, perché il suo sangue, sprizzando intorno, possa favorire la futura fecondazione. Il sacrificio avviene il giorno del solstizio d'estate, quando le giornate cominciano di nuovo a scorciarsi. Il re quindi vive, in quanto tale, 7 mesi lunari. Il suo sangue fecondatore viene sparso attorno e le sue carni, fatte a pezzi, vengono divorate crude dalle fanciulle, compagne della ninfa. Gli uomini di questo tempo rivolgono logicamente gran parte della loro attenzione alla volta celeste, che li domina e li stupisce. Traguardi sistemati nell'intento di osservare i movimenti degli astri della volta celeste, registrazioni accurate, una pazienza infinita, permettono a questi uomini di calcolare l'anno lunare in 364 giorni. Essi dividono l'anno in 13 mesi, corrispondenti a 13 cicli lunari, che, come si sa, durano 28 giorni ciascuno. I numeri 28 e 13 sono così considerati sacri. Il 13° mese segna la fine dell'anno da cui rinasce l'anno nuovo. Ma gli uomini non tardano ad accorgersi che vi è differenza tra l'anno lunare e quello solare. L'anno di 13 mesi viene allora prolungato nel grande anno di 100 lunazioni, cioè 2800 giorni, oltre 7 anni, perché si scopre che nell'ultima di queste lunazioni l'anno solare e lunare corrispondono con maggiore approssimazione. Tutte queste validissime e controllate ragioni servono a prolungare la vita del re, ma la discendenza al trono rimane matrilineare. In coincidenza con il ricorrente risveglio annuale della natura, bisogna fare tutto quanto è necessario per garantire, contro l'ignoto, la fertilità dei campi e delle greggi. Allora, allo scadere dell'antico anno corto di 13 mesi, in cui la natura compie il suo ciclo risorgendo dal letargo invernale, la morte apparente, per fiorire, fruttificare e riestinguersi, il re accetta una morte apparente e cede il trono per un solo giorno a un fanciulletto che viene sacrificato.
Proteso verso un miglioramento della propria condizione, perfeziona le sue tecniche. Impara a fondere e forgiare i metalli. Dal Neolitico, età della pietra levigata, passa all'età del bronzo. La struttura matriarcale continua in tutta Europa fino a quando, all'inizio del secondo millennio prima di Cristo, con le invasioni elleniche, piccoli gruppi di mandriani armati provenienti da est, devoti alla trinità maschile ariana Indra, Mitra, Varuna, si infiltrano abbastanza pacificamente tra le popolazioni della Tessaglia e della Grecia centrale. Il culto dei morti è antico come l'uomo, ma i nomadi elleni si differenziano per la loro usanza di cremare i propri congiunti e di raccoglierne le ceneri per conservarle in sacchetti di pelle, in modo da poterli facilmente trasportare nei loro continui trasferimenti.
Questa aristocrazia militare maschile esercita evidentemente un grande fascino sulla teocrazia femminile. Tutti gli antichi miti che parlano degli amori di dei e di ninfe forse si riferiscono ai matrimoni tra i capitani ellenici e le locali sacerdotesse della luna. Il fatto è che in poche decine di anni le donne perdono la loro autorità e, dominate dai maschi, vengono relegate nel gineceo. For survival! The fight! For survival! The fight! For survival!